perché non so, adesso mi voglio occupare oggi della triste situazione dell'Ucraina invasa dall'ex Unione Sovietica, con tutte le logiche di dominio territoriale dell'Unione Sovietica, e quindi veramente qualche cosa di molto triste. Ne parlo con tutte e tutti voi, un'altra live. Questa volta spero di poter leggere i vostri interventi. Intanto ecco, intanto lancio, mamma mia, come lancio un appello. Mi raccomando, scrivete le vostre esperienze intanto che io compilo come sempre i metadati. Ma sono veramente traumatizzato, scioccato da ciò che sta succedendo in Ucraina, come un popolo così inerme possa essere attaccato da un suo popolo fratello. Vabbè che noi in Europa qua eh, ci abbiamo esperienza di queste cose che succedono, sono successe nel Medioevo, sono successe nel Rinascimento, ma non possono succedere al giorno d'oggi, che i paesi europei sia del secolo ventunesimo. Eppure c'è qualcuno che giustifica le invasioni, c'è qualcuno fa quello che ha fatto che hanno fatto i dittatori secoli passati. Poi cambierò la miniatura a questo video, la sappia. E niente, vediamo un po', sto a fare casini, devo mettere i metadati. Vediamo se ci sono dati. Perché io faccio questo video? Perché mi avevate fatto delle domande e delle risposte. Data di registrazione oggi, notizie politica, eh, tag, aggiungiamo i tag. Allora, io vedo città sotto assedio costante, vedo che è una cosa insostenibile quella che sta succedendo. Vediamo se posso chiedere la come si disattiva. Limitata. Su questo video gli annunci sono limitati o assenti perché include contenuti identificati come non entrati. Vabbè, perché avrò messo, ma dicevo,
bisogna fermare questo scempio di guerra, e quindi mi sono portato avanti in questa live che voglio fare con il mio cellulare. 5 minuti e mezzo editando formato, insomma. Però vi chiedo scusa. Allora, ritornando a noi, eh, nell'Ucraina, e veramente mi dà molto sconforto vedere come non si sia potuto fare nulla per evitare la giraffa piccola, perché poi metterò i sottotitoli. Allora, ecco, avete visto, il girafino sta lì, soltanto che per metterlo in camera devo un po' spostarlo, perché altrimenti non mi vedete a me. Allora, lì c'è il girafino, e molti mi avete detto di continuare a parlare di questo argomento, di ciò che sta succedendo nella guerra, invasione, perché è un attacco unilaterale da parte della Russia all'Ucraina. Ecco, molti si schierano da una parte, molti si schierano dall'altra, molti dicono che a iniziare in realtà sono stati gli ucraniani che dal 14 bombardano le regioni autonomiche del Donbass, e invece molti altri dicono che sono i russi perché hanno iniziato aggredendo la Cecenia, la Georgia e la Moldavia, dove si è fondata Transnistria, che è uno stato che riconoscono soltanto, anzi neanche riconoscono i russi, forse i nordcoreani. Ecco, volevo sapere da voi, perché mi seguono molti dalla Russia, anzi forse adesso dalla Russia no, perché hanno tagliato i ponti, hanno tagliato tutte le comunicazioni con la Russia, ma mi seguono molte persone in russo, perché io metto sottotitoli in russo, e mi seguono molte persone anche dall'Ucraina, o adesso no, dall'Ucraina no, ma mi seguiranno molte persone ucraniane, ma c'è una diaspora già da anni di ucraniani nel mondo e di armeni, quindi mi seguono molte persone, moldavi, polacchi. Ecco, se tutti quelli che mi seguono mi dicessero, forse avrei dovuto dirlo questo dall'inizio, cosa ne penso, no, quello lo posso dire io, cosa ne pensano di quello che sta avvenendo, mi farebbe piacere, perché io faccio queste live proprio per avere in genere la partecipazione delle persone, ma alla fine anche per informarmi io stesso. Sono aperto a ogni possibilità, non non mi chiudo intellettualmente a riccio. In un momento ho detto, mamma mia, non mi sta registrando la voce, perché sono abituato a registrare col microfono analogico nel computer, e adesso vedo che c'è il computer e voglio vedere se registra questo cellulare. Sì, per fortuna del computer, e adesso vedo che c'è il computer, per fortuna mi sto registrando. E voglio vedere se registra questo cellulare. Sì, per fortuna registra.
no, perché una volta ho filmato un video che gli ho dovuto poi mettere i sottotitoli perché il video è rimasto il video era rimasto senza audio, un video che ho fatto, una live per la morte di Franco Battiato, e alla fine gli ho dovuto mettere i sottotitoli a un video di quasi 2 ore. Vi immaginate che casino che è stato. Ma volevo dirvi, allora, visto che questo video non me lo monetizzerà YouTube, se vi interessa che io approfondisca il tema e incentivarmi, o vi abbonate al canale per sostenere l'intera produzione del canale, oppure fatemi sapere sotto questo video oppure sotto qualsiasi video, quando sarà possibile, c'è un cuoricino con scritto grazie. Se voi fate clic lì, se non mi sbaglio, vi apparirà l'opzione di diciamo commentare. Il vostro commento con la donazione, un'unica donazione, passerà a essere messo in evidenza. Il vostro commento al video, quando sarà disponibile questa live come video, voi potrete fare clic in grazie, un cuoricino sotto, vicino a condividi, vicino il tasto condividi. Allora, basicamente di che cosa stavamo parlando? Ogni tanto entrano e escono persone, entrano e escono persone, mi fa piacere. Ho avuto degli ultimi 60 minuti 3 visualizzazioni. Non faccio come sempre un restraining perché dovrei programmare tutto, viene una cosa larga. Allora preferisco fare semplicemente una live su YouTube invece di stare in 8 o 10 luoghi diversi, dove poi alla fine ti guardano poco perché ti guardano dappertutto. Allora, bentornato al secondo spettatore, non so se è la stessa persona di prima, ma stavamo parlando dell'invasione e dell'offensiva russa in Ucraina, e di come si potrebbe fermare questa guerra noi qua su YouTube, creando una migliore coscienza, perché l'unica forma di venirne fuori è fermare le ostilità. La guerra non si ferma con la guerra, l'odio non si ferma con l'odio, diceva certo Sakyamuni Buddha. E voi sapete chi è, no? eh, Sakyamuni Buddha, l'illuminato del clan Sakyamuni. Quindi vi ringrazio di seguirmi. Se potete partecipare nella chat mi farete ancora più contento, e poi, cioè, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo conflitto, di questa guerra, di questa invasione per me unilaterale. Dicevo, ci sono molte versioni, tanto quelle russe che si potranno esprimere adesso fuori dalla Russia perché stanno tagliando l'accesso ai social media, tanto da parte del Cremlino come da parte dei social media nordamericani, che adesso sono prevenuti e già preferiscono loro tagliare ridurre le loro attività in Russia piuttosto che venire sanzionati, per come per dire rinunciamo noi, non c'è bisogno che ci facciano rinunciare. Ma quello che più mi colpisce sono i corridoi umanitari, dove si continua a sparare ai civili, muore gente, bambini e donne principalmente, che sono quelli che possono uscire dall'Ucraina, perché ogni uomo dai 18 anni ai 60 deve rimanere a combattere. E questi corridoi umanitari molte volte sono, se non sempre, pieni di mine, presi di mira, forse perché la guerra del terrore è una delle tante strategie della guerra: debilitare il nemico, come si fece alla Germania del Terzo Reich,
bombardando Dresda, che si bombardò Dresda per giorni proprio per causare un flusso di migranti interni che non potesse essere arrestato facilmente e che in effetti distraesse, come successe, le forze militari e paramilitari tedesche e anche poliziali dall'intervenire sul fronte orientale e anche occidentale. Quindi adesso si vuole debilitare l'Ucraina bombardando le città e i corridoi umanitari per generare innanzitutto una migrazione interna e poi per sfollare il paese e mandarlo in crisi, perché adesso parte delle forze ucraine si devono fare carico di preoccuparsi dei civili. Quindi come effettivamente la politica può fermare una guerra, come si può arrivare al punto di costringere un paese belligerante come Russia a non invadere più l'Ucraina e a ammazzare i civili, che poi fra l'altro stanno morendo anche molti soldati russi. Ecco, io sto parlando liberamente, voglio vedere fino a che punto, perché già nel passato hanno messo un mio video che poi hanno ritirato la cosa per non atto per i minori di 18 anni, quando io parlavo di temi che sono di attualità e che si vedono in altri video. Voglio sapere perché a volte non si sa esattamente, però spero che non me lo demonetizzino, perché è un tema molto sensibile. Ma se lo dovessero fare, mi raccomando, finanziatemi attraverso il grazie, soprattutto se vorreste che io continui a dare uno spazio nel mio canale a questo tema ucraniano. Se vorreste che io porti avanti l'iniziativa di fare degli video live qua sul mio canale di YouTube Sant'Enchan a favore della causa ucraniana, mi raccomando, abbonatevi al mio canale, sostenetemi economicamente, perché poi fra l'altro sono disoccupato, sta male dirlo, ma voglio dire, occidente vi sta aiutando facendo degli embarghi, ma noi abbiamo delle ripercussioni economiche. Io già da anni sono disoccupato, lavoro precariamente quando c'è lavoro, ma ecco, è difficile per un 53enne perito ragioniere incontrare lavoro, meno che mai in un momento di crisi mondiale. Siamo usciti dal covid, c'era recessione prima e adesso per aiutare l'Ucraina stiamo pagando le conseguenze, soprattutto a livello energetico. Adesso che si avvicina l'inverno, voglio dire, e poi l'aumento degli idrocarburi fa sparare i prezzi a tutto il resto delle cose. Quindi noi li sosteniamo anche in YouTube, ma dateci una mano, datemi una mano e iscrivetevi al mio canale e in questo modo io farò dei video, cioè voi datemi le fonti, poi non è questa l'unica piattaforma o rete sociale che ho a disposizione, cercate nelle informazioni del mio profilo di YouTube e vedrete che io sto presente anche in altre piattaforme come Odyssey e che lì è più possibile che ci sia meno censura e quindi se volete io faccio pure video in altre piattaforme, basta che mi sosteniate in questa. Comunque le atrocità di guerra sono state, sono e resteranno per sempre atrocità di guerra, non importa quale sia il movente che le può cagionare, non ci sono giustificazioni e veramente non ci sono giustificazioni per l'azionare russo. Questo addirittura questo ve lo potrebbe dire il mio girafino, come potete vedere lì.
e quindi forse l'ora non è delle più propinque per fare questa live. Ci sono poche persone alle 16 in Italia, però che strano, perché di solito intervengono, almeno per salutarmi, molte persone dal resto del mondo. Mi seguono molti dalla Thailandia, dalle Filippine, anche senza mettere sottotitoli. Fermiamo la guerra su YouTube. Se abbiamo un minimo di coscienza, un minimo di coscienza, dobbiamo fermare questa guerra. Fate circolare questo video a tutti gli youtubers italiani e che prendano una posizione, che non rimangano per così dire neutrali, perché la neutralità molte volte è l'anticamera dell'indifferenza. E io purtroppo so di molti youtubers italiani e non solo, che neanche parlano dell'argomento perché hanno paura che fanno un live da 1,5 milioni di visualizzazioni, perché loro sono famosi, ma non gli monetizzino il video. Vogliono massimalizzare le monetizzazioni del video, molti youtubers italiani e non solo. Io invece voglio massimalizzare l'informazione che do alle persone che mi seguono. Non voglio lucrare, capito? Non voglio mica lucrare, voglio che si trasmetta quello che sta succedendo per il bene, per il bene delle persone che soffrono, che stanno soffrendo anche in Russia. I soldati obbligati a fare questa guerra, i soldati russi che dicono che sono stati attirati in una trappola, che credevano che erano soltanto esercitazioni, che non si aspettavano mica di entrare in guerra con un popolo che consideravano fratello, che non si sarebbero mica aspettati che finissero le cose in questo modo. E poi i civili che soffrono come noi gli embarghi, perché noi li soffriamo in forma indiretta, nel senso che ci aumenta tutto, ma loro li soffrono in forma diretta, nel senso che gli aumenta molto di più tutto. E finché Putin riusciva a garantire un salario minimo, riusciva a far fare le vacanze a tutti, magari giusto in Ucraina, perché come tutti voi sapete, Kiev in russo e Kiev in ucranio era meta di pellegrinaggio religioso di molti russi ortodossi, perché la Russia ortodossa andava a fare le vacanze nelle cattedrali ortodosse d'Ucraina, cioè come per un ortodosso, come è stato per Ivanovic e Rasputin, non so come si chiamasse. E come per lui Rasputin essere stato che è andato di vacanze in Grecia, capito, nella Grecia ortodossa, per lui è stato il massimo della vita, un pellegrinaggio, un'esperienza interiore, ecco. E quindi per molti russi andare tanto in Ucraina come in Georgia è lo stesso. Adesso un momento che vengo subito.
Scusatemi tanto se vi ho fatto aspettare due momenti, soprattutto per quelli che vedranno la live appena conclusa. Saranno arrivati fino a questo punto. È una live improvvisata perché da più di 10 giorni che non trasmettevo nulla, mi mancava di trasmettere, perché niente, perché mi sentivo da dire, perché in questi 10 giorni sono successe tante cose, tante brutte cose, soprattutto nel mondo. Purtroppo, come sempre, ci sommergono di brutti pensieri e di brutte cose i mass media, e allora volevo lanciare delle mie considerazioni e dicevo che per gli ortodossi russi l'Ucraina, come per esempio per Rasputin, che si chiamava Grigorij Efimovich Rasputin, è vissuto dal 1871 al 1916, il cui destino è stato quello di essere un eroe della letteratura d'appendice anziché protagonista di una rappresentazione realistica. Ecco, se volete che io vi parli di Rasputin in un video, almeno di quello che racconta questo libro molto interessante, di Massimo Grillandi della Rusconi, comprato a fine anni 80, che mi è costato 20, che è costato a mia madre 20.000 lire. Naturalmente in sovracoperta Rasputin in una fotografia d'epoca. Rasputin in una fotografia d'epoca. E come poteva essere Rasputin se non in una fotografia d'epoca qua, caro compaginatore del libro, caro curatore dell'edizione? E certo che è in una fotografia d'epoca, si vede pure che è in bianco e nero, mica in una fotografia degli anni 80. Rasputin è morto molto prima, molto prima, hai capito? Allora, per Rasputin la Grecia ortodossa era l'equivalente, che per i russi di adesso e anche dell'epoca, della Georgia, Armenia e soprattutto dell'Ucraina, che ci interessa a noi. A rischio sono i santuari ucrainiani ortodossi, incluso la cattedrale di Kiev per i russi, che l'ex agente del KGB e sovietico Vladimir Putin, forse se sta per perdere la guerra, riuscirà, non dico a bombardare, ma a far occupare, perché è stata una strategia dei tedeschi in Italia. Si sono nascosti dentro Monte Cassino perché Hitler aveva dato l'ordine di non distruggere il patrimonio culturale italiano, che lo voleva conservare. Allora loro si aspettavano che i nordamericani rispettassero l'integrità patrimoniale italiana. Allora si erano andati a rifugiare lì i soldati tedeschi. Invece, sapendo che c'erano tedeschi lì dentro, delle Waffen SS, gli americani bombardarono Monte Cassino. Ne risultò una cosa singolare, cioè ne risultò che i tedeschi furono autorizzati a aprire il fuoco e a resistere fino all'ultimo uomo, proprio perché i nordamericani avevano distrutto col bombardamento, raso al suolo il santuario e già non c'era nulla da difendere. E poi un'altra cosa, ridotto in macerie, il monastero, che era gigante, tutta la cuspide del monte Cassino, offriva, con i tunnel, con le scalinate, con tutte le macerie che erano tante, con sotterranei, una base logistica
per opporre più resistenza che se il monastero fosse stato intatto, perché poi dopo il bombardamento sono dovuti avanzare i soldati nordamericani da sud, credo, e allora lì si trovarono che in pratica ridotto in macerie il monastero di Monte Cassino era una specie di bunker inespugnabile, e quindi prima di stanare, scovare con lanciafiamme, con le granate a mano e col fucile, con le mitragliatrici, perché tanto non si potevano più buttare bombe, non cambiava la situazione, ogni soldato tedesco della Wehrmacht o regolare o irregolare delle Waffen SS, corpo paramilitare, dovettero morire un sacco di soldati nordamericani. Quindi distrussero un monastero di più di 1000 anni per nulla, perché quello gli costò la vita di molti più soldati americani che se avessero chiesto la resa condizionata dei tedeschi che si rifugiavano lì dentro, perché i tedeschi si rifugiavano lì dentro perché volevano ritornare in Germania, non per altro. Allora dovevano richiederne la richiesta condizionata, invece no, vollero bombardare per farli uscire fuori, e quelli invece si rintanarono nelle macerie a aspettare che tutto finisse, capito? E quindi, come dire, poi vediamo l'analisi del video. Io ci ho avuto 6 visualizzazioni in 60 minuti. Ai ai ai, ai ai ai, ai ai ai. Forse bisognerebbe cambiare la miniatura, dettagli. Comunque è così, le guerre non portano a nulla. Le guerre non portano a nulla. Qua addirittura mi dice che Putin invade Ucraina già nel 2021, già nel 2021. Che cosa, no? Che cosa? È veramente terribile. Veramente terribile quello che si deve assistere. Salvami l'immagine col nome di, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo. Ah, ecco, non si può scaricare questo archivio. Vabbè, ma allora che me lo fa vedere? Ecco, che mi fa, cerco una, ecco, questo si può, questo dettagli video, perché purtroppo mi rendo conto che l'immagine modificare, immagine che avevo caricato prima. Ecco, vediamo di mettere, di ingrandirla, l'immagine che avevo caricato prima, insomma.
ecco qua, ecco fatto. Adesso mi tocca andare un po' a cambiare le impostazioni dei dati che, che ho dato prima. Però vorrei sapere da voi, a parte scherzi, cosa ne pensate. Io sempre qua a dirvelo, non cambia nulla. Cosa ne pensate? Ah, ecco, è cambiata la copertina, sì, meno male, perché non si capiva, non si capiva se no che cosa. Allora vediamo un po'. Playlist create, perché non mi fa vedere quelle create, mi fa vedere tutte le playlist e poi non vedo nulla. Allora mi raccomando, commentate questo video. Io adesso qua rilancio un po'. Rilancio. Perché metto il link della lista di riproduzione, che poi vi ricordate che c'è stato eh, l'enigma in pratica, l'enigma in pratica, insomma, della Z, che tutti in Russia stanno portando la maglietta con la Z, non so se perché hanno paura di essere segnalati o perché si sentono obbligati a appoggiare le truppe russe portando la maglietta con la lettera di Zorro, perché adesso va di moda essere Zorro. Ma che tristezza, veramente, che tristezza. Eh, comunque veramente io mi auguro che finalmente venga la pace, si è fatta pace in terra. Ma adesso vi devo lasciare finalmente. Ciao ciao, e mi raccomando, commentate questo video.